pomeriggio, benvenuti al nostro Geo del venerdì, del fine settimana. Parleremo di cultura, di natura, di tempo libero, di avventura. Scopriremo quali sono le nuove parole che stanno entrando nel vocabolario della lingua italiana. Emanuele sfaterà alcuni luoghi comuni, alcuni falsi miti che riguardano alcuni animali selvatici. Prima però incontreremo un uomo molto speciale. Sapete che noi esseri umani siamo strani a volte, abbiamo bisogno di misurarci, a volte anche in delle imprese un po' estreme, però è perché dobbiamo sempre oltrepassare il limite delle nostre possibilità. Noi stasera parleremo con un uomo che ama fare i bagni, fare delle prestazioni sportive importantissime nell'acqua ghiacciata. Ghiacciata vuol dire a un grado, virgola 2 massimo, una cosa impressionante. È un uomo che pratica uno sport che è stato riconosciuto come tale nel 2009, l'ice swimming, che conta molti appassionati nel mondo. È un uomo che ha delle cose molto affascinanti, molto speciali da raccontarci. Allora lo invito a entrare questa sera. Paolo Chiarino, nuotatore in acque gelide. Eccoti qua Paolo, accomodati, è un piacere ospitarti a Geo. Ciao, grazie. Io amo l'acqua gelida, non ho paura di tuffarmi d'estate nell'acqua fredda. Però ecco, quello che fai tu è inimmaginabile, perché tu veramente vai molto molto oltre, caro Paolo. Allora, l'ice swimming appunto è uno sport che è stato riconosciuto nel 2009. Intanto, che cos'è? Com'è e dove si svolgono queste gare? In piscina o in acque libere? Allora, l'ice swimming è stata un po' la trasformazione di quello che è stato poi un rito che si fa probabilmente da sempre, soprattutto nei paesi nordici o in Russia. Cioè, è stato trasformato il nuotare in acque gelide in uno sport, quindi in uno sport competitivo. Lo sport si può svolgere sia in piscina, piscine scoperte, che in acque libere, quindi laghi o al mare. L'importante ed è condizione fondamentale è che l'acqua sia sotto i 5 gradi, altrimenti le gare non sono valide. Sotto i 5 gradi? Temperatura dell'acqua, sì. Molto molto freddo? Molto molto fredda, ecco, sì. E che cosa avviene all'organismo quando ci si immerge nell'acqua così fredda? Beh, innanzitutto subito chiaramente una sensazione di gran freddo, perché chiaramente l'impatto con l'acqua è abbastanza provante. C'è da dire una cosa, tutti noi siamo comunque allenati, ci alleniamo cominciando magari l'allenamento a partire da temperature molto più alte, quindi dai 20 gradi e scendendo man mano con la preparazione fino ad arrivare a 5 gradi. Nel momento poi si comincia a nuotare, si ha una sensazione quasi di caldo, perché sì, il qui cuore, stiamo vedendo dove siete qua in queste qui siamo immagini. al Polo Sud, in Antartide, abbiamo nuotato 1000 metri a una temperatura dell'acqua di meno 1,2, perché il mare ghiaccia a meno 1,8. Sì. È stata la nuotata fatta a una delle temperature più basse mai nuotate da un essere umano. Senti, perché l'acqua è a meno 1,2. Sì. Ma la temperatura esterna quant'è? Qui era a meno 9, io ho nuotato anche in Siberia, ho una temperatura dell'acqua di 0 gradi perché era in un fiume, ma a meno 20 di temperatura esterna. Mamma mia. Ecco, quindi tu hai nuotato i due poli, tu hai veramente dei primati in questo senso, no? Sei il primo italiano che sei entrato a far parte del top del nuoto nei ghiacci, no? E dimmi una cosa, quando hai cominciato? E perché? Ma allora, io ho cominciato ad avvicinarmi alle acque fredde già come nuotatore in acque libere, perché ho cominciato comunque a fare traversate a 14-15 gradi, quindi è una temperatura dell'acqua che è già particolarmente fredda. E poi nel mai lontano 2011, insieme a altri 2 ragazzi italiani, siamo stati invitati a Praga a una delle loro manifestazioni di nuoto in acque gelide. A Praga c'è una grandissima tradizione di nuoto in acque gelide. Siamo partiti pensando di andare a fare una goliardata e dopo 13 anni abbiamo contribuito a farlo diventare uno sport, tanto che a gennaio del 2025 l'Italia ospiterà i 6º campionati del mondo a Molveno in Trentino ed avremo 750 atleti da 48 nazioni diverse. Che bello, questa è una cosa bellissima. Tu tra l'altro ti sei immerso in tantissimi posti nel mondo, vero? Anche nei posti forse più fragili di questo nostro pianeta. Sì, io ho nuotato nel Polo Sud, Polo Nord,
sono stato ospite del governo argentino, abbiamo nuotato nel Perito Moreno, o in un progetto dell'ONU russo ho attraversato il lago Baikal, ho nuotato nel mare di Barents, in Siberia alla vigilia di Natale. Hai attraversato lo stretto di Bering? Ho attraversato lo stretto di Bering in un meraviglioso progetto con la Marina Militare russa, ed è forse l'avventura più bella e più particolare che abbia vissuto, non soltanto per l'aspetto sportivo e per l'aspetto nuoto, perché è stata una traversata con 1000 peripezie che doveva durare 3 giorni, è durata 6 giorni, siamo stati fermati dalla nebbia, le onde, i trichechi, e che più ne ha più ne metta, ma la cosa che mi piace dire è che era una staffetta internazionale. Stati Uniti-Russia, sì. Oggi c'è una guerra aperta. Infatti quello che mi piace ricordare è che in questa nave della Marina Militare russa c'erano nuotatori di 14 nazioni, fra cui nuotatori russi e nuotatori statunitensi, che in un clima di fratellanza, amicizia, abbiamo attraversato. La nuotatrice russa è arrivata negli Stati Uniti e la nuotatrice americana era partita in Russia. Ma pensa, queste sono immagini... Queste sono immagini dello stretto di Bering, questo è il cambio che avveniva perché certo. era una non stop, e queste sono le tipiche condizioni dello stretto di Bering. Questo è il momento in cui sbarchiamo in questo paesino dell'Alaska, che ha 12 ore dalla città più importante vicina, che è Nome, e hanno visto arrivare tutti questi gommoni con tutti questi nuotatori con le loro bandiere, certo, che sbarcavano per loro. Che bello, questo speriamo che sia davvero una speranza per il futuro, no? Che il mondo si riprenda un momento, perché stiamo veramente tutti in sofferenza. Paolo, ti chiedevo prima, cosa succede all'organismo quando si fa una nuotata in acque così fredde? Quando tu vai a meno 1,2 non ti congeli? Che succede al tuo cuore? Che succede all'organismo? Beh, non mi congelo, chiaramente è uno sport estremo, quindi va trattato come tale, quindi va preparato in modo molto particolare, bisogna essere molto attenti, però si può fare, il fisico reagisce, nel senso che nel momento in cui si parte in una nuotata in acque gelide, immediatamente il cuore richiama il sangue per difendersi, quindi c'è subito il momento in cui fanno male tutte le estremità, è molto doloroso, è molto mentale l'aspetto della nuotata. Io dico sempre che nella nuotata è la testa che prevale, mentre il momento poi più difficile e pericoloso per noi è il momento in cui si esce, perché il momento in cui si esce chiaramente il fisico, soprattutto in temperature così estreme, non è in ipotermia, ma è in una temperatura vicino all'ipotermia, e nel momento in cui il sangue dal cuore torna alle estremità che sono ghiacciate per poi ritornare al cuore, si rischia che nei primi 20 minuti, mezz'ora, si rischia veramente l'ipotermia, perché il sangue gelato abbassa ancora di più la temperatura, per cui i primi 20 minuti sono molto molto delicati, e c'è tutto un rito che stiamo un po' vedendo, di cercare di recuperarli. Ma tu cosa senti quando fai questo? Perché lo fai? Che cosa ti dà per cui tu vai avanti su questa strada? Beh, motivazioni sono varie. La prima è una sfida con me stesso, quindi una volta che si raggiunge un obiettivo si cerca subito di trovarne un altro e di raggiungerlo. E l'altro, io ho 2 passioni, che sono i viaggi e il nuoto, e grazie al nuoto in acque gelide ho fatto dei viaggi incredibili. Tra l'altro, e ho potuto nuotare dentro in posti che da piccolo vedevo solo sull'Atlante. Hai scritto un libro che si chiama Una vita presa a bracciate, in cui racconti tutte queste avventure che in parte hai raccontato a noi. E che dicono i tuoi cari? Ma i miei cari ormai mi conoscono così, e quindi sanno che comunque non farei mai qualcosa oltre le mie possibilità, quindi se vado a fare una prova, un tentativo, vuol dire che mi sono allenato per farla. Poi, ripeto, essendo uno sport estremo, l'inconveniente può essere dietro l'angolo, però cerco sempre di fare le cose con criterio e con testa. Senti, la prestazione sportiva esattamente in che cosa consiste? Quali sono le regole, il percorso? Ma le regole allora, sono molto simili a quelle che ci sono in swimming, la gara, in che consiste? Qual è ai mondiali avremo le gare che vanno dai 50 metri in tutti gli stili fino alla prova regina, che sono i 1000 metri che si fanno solo a stile. I 1000 metri e i 500 metri si fanno solo a stile libero, tutte le altre distanze nei 4 stili del nuoto. Quindi ci stiamo avvicinando molto a quello che è il nuoto in vasca normale, perché anche noi lo faremo in una vasca scoperta. Il problema è che l'acqua è sotto i 5 gradi. Sotto i 5 gradi.
Beh, io ti ringrazio molto Paolo, è stato molto interessante conoscerti, molto affascinante perché sinceramente non pensavo che fosse uno sport proprio l'ice swimming e invece siete abbastanza, no, a praticarlo? Sì, adesso quest'anno avremo una guerritissima squadra italiana di 75 nuotatori mica male. che lotteranno per cercare di prendersi più medaglie possibili. Mica male, e allora speriamo di E vincere per queste me medaglie. e Thomas e Alberto, che sono stati due ragazzi che sono venuti con me a Praga, che siamo stati un po' i precursori di questo sport, vedere che dopo 12 anni abbiamo i mondiali in Italia, abbiamo 75, 100 nuotatori, 100 ragazzi che nuoteranno con la cuffia dell'Italia, per noi è un gran motivo di orgoglio. Bene, grazie Grazie a a te. Paolo, grazie a Paolo Chiarino, nuotatore in acque gelide, veramente ti penserò la prossima volta che mi vengono i brividi quando metto un piedino dentro l'acqua. Mettere il piedino, bisogna entrare, che il piedino entrare. sempre È vero, grazie. Prego. E adesso ti porto insieme al nostro naturalista Francesco Petretti, andiamo a vedere da vicino i cervi che ci sono nei boschi di Passo Godi, siamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che in questo periodo si incontrano